La grande sorpresa d'amore di Can Yaman ha davvero lasciato Sara per questa donna bellissima? Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di entrare nei dettagli, se vi piacciono i retroscena del mondo dello spettacolo, iscrivetevi e restate aggiornati. Oggi affrontiamo una domanda che ha incendiato il web. Can Yaman ha davvero chiuso con Sara Bluma per una nuova, magnetica vicinanza? Quel legame sussurrato nato sul set di Sandokan è ormai uscito dall'ombra e il suo effetto domino ha colpito tutti. In questa storia, ripercorreremo le tappe nascoste della rottura, l'alchimia che ha sorpreso persino chi stava dietro la macchina da presa tra Lana Blur e Can, i mormorii della troupe, e la tempesta scatenata sui social. Ma soprattutto, capiremo come tutto questo abbia riaperto vecchie ferite e ricordi legati a Dimet Özdemir, la donna che per anni ha rappresentato, per i fan, l'altra metà indelebile del cuore di Can. La vita sentimentale di Can Yaman è sempre stata un faro per l'opinione pubblica, ma questa volta l'onda è più alta. Non si parla solo di una rottura, si parla di un'attrazione nata nel pieno di uno dei suoi progetti più importanti, Sandokan. Il nome che ha acceso i sospetti ormai lo conoscono tutti, Lana Blur. Per mesi il ritornello è stato sempre lo stesso, c'è qualcosa tra loro? Quando Can ha chiuso all'improvviso con Sara Bluma, l'incendio ha trovato il suo vento. Chiunque si chiedeva, c'è un'altra donna dietro questo addio? Per settimane la risposta è rimasta inafferrabile. Poi le voci del dietro le quinte si sono fatte più dense. Testimonianze della troupe, dettagli rubati dai paparazzi e, soprattutto, un mutamento evidente nel comportamento di Can sembravano puntare a un'unica persona, Lana Blur, la coprotagonista sicura, disciplinata, un carisma che non chiede permesso. E nel brusio di fondo, i fan storici hanno iniziato a evocare un altro nome, Dimet Özdemir. Non perché fosse sul set, ma perché ogni sguardo di Can, ogni silenzio, ogni esitazione riaccendeva il confronto con quell'intesa che il pubblico non ha mai dimenticato. Il ciao freddo di Can, perché Sara Bluma è rimasta senza parole. Prima è arrivata la notizia della rottura. Nessuna spiegazione, nessuna foto, nessun comunicato dal tono rassicurante. Can ha smesso di seguire Sara Bluma, ha cancellato gli scatti insieme, e calato il sipario. Un congedo senza rumore, proprio per questo assordante. Chi è vicino a Sara giura che la decisione è piombata dal nulla. Lei, nota per la sua trasparenza affettiva, non amava mostrarsi troppo, ma era sempre lì a sostenerlo nei progetti, silenziosa e leale. Eppure, negli ultimi mesi, anche lei faticava a riconoscere Can, più distante, più incerto, più teso. All'epoca nessuno ne comprendeva la ragione. Fino a quando alcune scene in Italia e in Malesia, tra ciak e prove sotto cieli capricciosi, hanno iniziato a raccontarne una. L'arrivo di Lana Blur su Sandokan, la tempesta inizia. Il primo giorno fu salutato dalla stampa come un ingresso di peso, una protagonista femminile forte. Chi era sul set, però, notava altro, un'energia diversa. Alana, dicono, ha quella presenza che sposta l'aria, elegante ma decisa, consapevole e al tempo stesso quieta, una disciplina che contagia. Accanto a Can, la stanza cambiava ritmo. Persino il regista, a quanto trapela, rimase spiazzato dalla chimica immediata tra i due. Ci sono persone che, quando stanno vicine, cambiano la temperatura dell'ambiente. Can e Alana erano così, avrebbe confidato un membro della troupe. Finite le scene, restavano a parlare. Piccoli indizi che sembravano germogliare. E fuori campo, lontano dal set, i fan di Can e Dimet commentavano ogni sussurro. Non vi sembra l'energia che avevamo visto anni fa? Scrivevano, intrecciando ricordi a ipotesi, come se la memoria di un amore televisivo non si fosse mai dissolta. La prima scintilla, lo scandalo della prova sotto la pioggia. Secondo mese di lavorazione, cielo gonfio e acqua a catinelle. Si provava un'azione ravvicinata, un corpo a corpo calibrato. Il regista chiese di ripetere e ripetere, finché da quella ripetizione non nacque una naturale confidenza. Ridevano, racconta chi c'era. Il regista disse, basta, la prova è finita. Ma loro rimasero a discutere i dettagli, come se nessuno avesse chiamato stop.
Si mormora pure che, quando la camicia di Alana si inzuppò, Khan le porse la sua giacca senza nemmeno pensarci. Quelle immagini non finirono online, ma bastarono le parole a seminare il dubbio. Sara, ovviamente, non ne sapeva nulla. Mentre in rete, nel mare di messaggi, riemergeva un nome, Dimet Özdemir. Non come protagonista dei fatti, ma come metro emotivo. Il confronto inevitabile con la donna che per molti è stata la bussola del cuore di Khan. Il cambiamento di Khan, telefonate mancate, messaggi lenti, giornate infinite sul set. Un'amica di Sara assicura che, qualche settimana prima della fine, lui era già un altro. Chiamate brevi, risposte in ritardo, rientri a casa non stanchi ma pensierosi. Alla domanda «Che succede?», Khan parlava di lavoro, allenamenti più intensi, prove serali, corse contro il tempo. Eppure, quando decise di troncare, a Sara bastò fare la somma. A quel punto una domanda scavalcava tutte: se davvero era solo lavoro, perché quegli occhi sembravano altrove? Parallelamente, i fan più romantici riportavano tutto a una ferita antica. Ogni volta che Khan appare combattuto, torna in mente Dimet, scrivevano, come se i sentimenti avessero una geografia che porta sempre allo stesso porto. Lo sguardo che tradisce, il primo grande indizio dei paparazzi. Una sera, in Italia, all'uscita dal set, una videocamera li colse. Camminavano affiancati, con quell'elettricità silenziosa che non si può scrivere in un copione. Uno scambio di sguardi, un sorriso breve, il tocco leggero di Alana sul braccio di lui, la testa di Khan che si inclina per sussurrarle qualcosa. Pochi secondi e il video fece il giro del web. Stanno insieme? Ma Khan non era con Sara? Sta nascendo qualcosa sul set di Sandokan? La rappresentanza della coppia tacque, poi il giorno dopo arrivò la frase di rito, due professionisti che parlavano di lavoro. In pochi ci credettero. E più i dubbi crescevano, più i ricordi del passato affioravano, perché ogni scintilla riporta alla chimica irripetibile che Khan ebbe con Dimet, chiedevano i fan, come se l'amore avesse una firma riconoscibile. Il modo di Alana, naturale, calmo, inesorabile. La qualità più sorprendente di Alana Bloor è proprio l'assenza di civetteria. È una donna matura, intelligente, che non alza la voce per essere ascoltata. Eleva chi le sta accanto. Un dettaglio che lo staff ha notato spesso: con lei vicino, Khan sembrava un altro. Più sereno, più lucido, più in equilibrio. Ed è questa la cosa che ha ferito di più Sara. Perché quell'umore, che non vedeva da tempo, rifioriva con la presenza di un'altra. Sullo sfondo, il pubblico continuava a legare i puntini. Se Khan trova serenità accanto a una partner così centrata, come collocare Dimet nel suo immaginario? Gli spettatori di lunga data la invocavano per paragone, come se fosse la misura eterna del cuore di lui. La svolta, il viaggio improvviso di Khan a Istanbul. L'evento decisivo lungo la strada della rottura è stato lo scatto verso Istanbul. Ufficialmente per la famiglia. Ma, al ritorno, per Sara era tutto finito. Khan rientrò con uno sguardo terso. Calmo, ma fermo. Come chi ha deciso senza più tornare indietro. Cosa aveva scelto? Per chi batteva adesso quello sguardo? Che cosa era cambiato? Un'amica di Sara racconta, si capiva che qualcosa stava covando. Ma lei non lo vedeva ancora. Quella cosa, col senno di poi, aveva un nome, Alana Bloor. Eppure, nella città che lo ha visto crescere, travolti, strade, antiche abitudini, molti hanno ricordato Dimet Özdemir. È come se Istanbul, per lui, evocasse sempre quel capitolo. E i fan, appena saputo del viaggio, hanno ricominciato a sperare o a temere, a seconda di come leggono il destino. L'accettazione silenziosa di Khan, finiscono le storie, restano le onde. Khan non è tipo da srotolare i sentimenti in pubblico. Ma i suoi silenzi parlano. Dopo l'addio a Sara è apparso più misurato sui social, meno presente, più introspettivo. Intanto le scene con Alana attiravano attenzione doppia. Dai video di backstage traspariva un'intesa difficile da spegnere. Questa non è recitazione, è energia vera, scrivevano.
La chimica trabocca. Secondo me, Sara lo sa già. Il presagio di una burrasca cresceva, e con esso una domanda che i fan di Khan e Dimet non sapevano dove posare. Si può voltare pagina quando l'ultima non è mai stata davvero chiusa? Il silenzio di Alana, dire tutto senza dire nulla. Alana è irreprensibile quando si parla di vita privata. Non commenta, non conferma, non smentisce. È neutra, ed è proprio questo a far impazzire la rete. Il suo sorriso nei backstage, l'intesa con Khan, quella semplicità che non si spiega e quindi si mitizza. Chi le è vicino sostiene che non è turbata, lascia che le cose seguano la loro strada. Una calma che alimenta l'immaginazione di tutti. E in quell'immaginazione, Dimet Özdemir è la costante che ritorna, il riferimento affettivo ineludibile, l'eco che nessuna nuova canzone sa sovrastare del tutto. La bomba, il motivo dell'addio. Secondo persone molto vicine a Sara Bluma, durante il confronto finale Khan avrebbe pronunciato parole che non si dimenticano: non voglio forzare le cose. Non voglio essere ingiusto con te. Il mio cuore potrebbe essere altrove. Bastò questo a rovesciare il mondo di Sara. Perché, altrove, non aveva bisogno di un indirizzo più preciso. Poco dopo, la stampa italiana scrisse di una vicinanza invisibile all'origine della rottura, e quel nome invisibile divenne visibile, Alana Bloor. Sui social, intanto, il coro si spaccava: Khan non tradisce, con Sara non erano compatibili, diceva una parte. L'altra rincarava: tra lui e Alana c'è luce viva, lo si vede. Un terzo fronte puntava il dito su Khan. Ma una maggioranza silenziosa restava incantata da Alana: portamento elegante, professionalità, un'alchimia naturale con lui. E tra i commenti più accorati, quelli del fandom che da anni sogna Khan con Dimet Özdemir. È possibile che il cuore di lui non abbia mai smesso di parlare la stessa lingua? E adesso? Ufficializzeranno? Per ora, silenzio. Niente foto, nessuna dichiarazione. Come se volessero proteggere un fragile inizio da ogni corrente contraria. Chi è sul set, però, è netto, quel legame è innegabile. Man mano che le riprese di Sandokan proseguono, la loro confidenza si fa più profonda. C'è chi scommette: saranno la coppia sorpresa dell'anno. C'è chi pensa: aspetteranno la fine delle riprese per uscire allo scoperto. Su una cosa, però, sembrano tutti concordi: il motivo per cui Ken Omen ha lasciato Sarah Bluma non è più un mistero. Al centro di questa tempesta c'è Alana Bloor, e sullo sfondo il fantasma dolce e potente di Dimet Özdemir, la misura segreta con cui molti continuano a leggere ogni sorriso di Khan. Voi cosa ne pensate? Khan Yaman ha davvero lasciato Sarah Bluma per Alana Bloor? Questa vicinanza è l'inizio di un amore o solo un riflesso dell'energia del set? E soprattutto, il nome di Dimet Özdemir resterà un eco del passato o tornerà a essere presenza nel futuro di Khan? Dite la vostra nei commenti. Sono curioso di sapere come avete percepito quella chimica a Sandokan, quanto vi ha ricordato sensazioni di altri tempi, e se credete che la storia stia davvero cambiando rotta. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche per non perdervi nessun aggiornamento. A presto, con un nuovo, sconvolgente capitolo di gossip.